qua. Finita Barcellona. Finisce anche qui! Inter 3, Monaco 0. Siamo tra le 8 grandi di questa classifica di Champions League. Siamo direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Primo obiettivo centrato, una vittoria netta, una grande vittoria della nostra Inter, una delle notti europee più belle, la notte europea più bella sicuramente di questa Champions League. Un Inter che aggredisce fin da subito la partita, mette sotto il Monaco, schiera i migliori e domina questo avversario che arrivava da un buon momento di forma dopo una serie di difficoltà con i risultati. Anche loro avevano bisogno assolutamente dei 3 punti che però conquista l'Inter, che adesso vedremo poi la classifica con tutti i risultati che si stanno delineando, consente all'Inter però di andare direttamente agli ottavi di finale e si evita quel fastidioso playoff. Non si giocheranno quelle 2 partite in più a febbraio. Era necessario, questa partita pesava tantissimo, pesa circa 24 milioni di euro che vanno in tasca all'Inter con questo trionfo stasera, una Champions che ha già portato più di 80 milioni, più di quanto ne aveva portati la scorsa Champions League, ma a noi interessano, Simo, le emozioni del campo, dove stasera abbiamo visto un Inter che deve fare una vittoria in Champions League, la fa, ma la fa da grandissima squadra, dimostrandosi un livello sopra questo avversario. Lo ha dominato, tripletta di Lautaro Martinez. Un mese fa, nemmeno, c'era un Lautaro Martinez che ci diceva sono nel mio momento più difficile di sempre, e oggi invece sta segnando una quantità di gol impressionanti in una prestazione che non è stata solo gol, in una prestazione che non è stata solo Lautaro Martinez, però chiaramente la tripletta pesa tantissimo. È stata una prestazione totale di tutti in una partita che l'Inter ha dominato letteralmente fin dai primi minuti, perché nei primi 20 ha creato i presupposti per fare 4 gol, poi ne ha fatti solo 2, ma era un risultato che stava stretto. Hai detto bene, è stata la migliore prestazione di tutta la Champions dell'Inter e forse è stata l'unica in cui ha approcciato la partita in maniera diversa. Cioè, noi eravamo abituati a un Inter molto attenta dietro, che concedeva soprattutto poco prima ancora che andare a segnare. Invece oggi ha dominato. È sembrata un Inter di campionato, diciamo, contro il Monaco, che forse è stato preso anche un po' alla sprovvista da questo atteggiamento. In più è rimasto in 10 dopo poco più di 10 minuti per quel fallo ai danni di Thuram, quindi la partita si è proprio inclinata al meglio nella nostra direzione e l'abbiamo portata a casa con il risultato giusto, perché il 2-0, ripeto, era stretto. Avremmo potuto farne anche 4, sì, però 3 va bene. Nel frattempo ha perso anche il Milan in questo momento. E qui, che serata, signori, che serata. Qui, signori, la serata è clamorosa, perché in questo momento quindi l'Inter è l'unica squadra italiana tra le prime 8, quindi ufficialmente. Yes. L'Inter è l'unica squadra italiana che si qualifica direttamente agli ottavi di finale. Quindi l'Inter è quarta ufficialmente in classifica con gli stessi punti conquistati da Barcellona e Arsenal. Paghiamo un po' la differenza reti, ma raggiungere la differenza reti anche del Barcellona comunque non era semplicissimo. Anche l'Arsenal comunque ci supera per questo. Il Liverpool è primo con 21 punti, cade all'ultima contro il PSV Eindhoven. Alla luce di questo, facciamo subito i calcoli, poi voglio aggiungere un altro paio di cose sulla partita. L'Inter, essendo arrivata quarta, andrà ad affrontare, allora, eccolo qua il tabellone, la 20ª o la 19ª, la 14ª o la 13ª. Quindi le posizioni 13-14, 19-20. Per cui l'avversario dell'Inter sarà Milan PSV Eindhoven, una delle due, 13-14 dunque. Chi vince? Poi bisogna vedere il sorteggio, però una tra Milan e PSV Eindhoven, e 19-20 Feyenoord Juventus. Incredibile. Incredibile. Con questo piazzamento dipenderà dal sorteggio di venerdì. Venerdì mattina ci sarà il sorteggio che seguiremo insieme in diretta qui su Passione Inter, chiaramente, quindi vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervelo. Potremmo potenzialmente ritrovarci agli ottavi di finale con una squadra italiana, oppure, come detto, il PSV Eindhoven o il Feyenoord. Simo, diciamo che come livello tendenzialmente forse preferirei pescare le olandesi per un ottavo di finale. Come livello e anche come, diciamo, impegno mentale della partita, perché siamo più forti di Milan e Juve, però sappiamo che
questi scontri, poi a maggior ragione in Champions League, sono veramente da tripla. Diciamo che prima di giocare questa giornata c'era anche il rischio, con degli incastri particolari, di finire a pescare il Real Madrid e il Manchester City, leggevo, no? Io poi non mi sono addentrato in calcoli perché era veramente troppo complesso, però c'era questo rischio, quindi quella secondo me sarebbe stata la vera beffa, arrivare nelle prime 8, arrivare addirittura a quarti e pescare comunque due tra le super big, diciamo che in teoria partivano per essere favorite per la vittoria, e partono per essere favorite per la vittoria finale. Se così dovesse essere, appunto, io spero di non beccare le italiane, però dovessimo beccare una di queste, dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo fatto oggi, perché se l'Inter fa l'Inter che abbiamo visto oggi non ce n'è per nessuno, cioè c'è veramente poco da fare. Non a caso nei primi minuti di questa partita una delle prime cose che ho detto è stata: mi ricorda il derby di Champions, quello del 2-0 in 8 minuti, dei famosi 7 minuti di Pioli. Cioè era lo stesso impatto, era impressionante, quindi l'Inter sappiamo che è capace di questo. E infatti Simo, poi ripeto, su tutti i calcoli li rifaremo a parte, ci rivedremo anche in diretta, faremo il sorteggio, ci sarà un altro sorteggio dopo il playoff, anche per gli ottavi di finale, quindi poi ne riparleremo. Intanto però cosa ci lascia questa partita? Come dicevi tu, un approccio subito immediato dell'Inter ad aggredire la gara, cosa che avevamo detto a Praga, ne avevamo avuto il sentore. Nell'ultima partita di campionato con Lecce abbiamo detto 2 indizi sono da tenere d'occhio, e stasera è la terza partita che l'Inter ingrana subito la quinta, parte 200 all'ora, ma non è solo una questione di atteggiamento, è una questione anche proprio di capacità di convertire subito le occasioni da gol. Noi abbiamo criticato molto l'Inter nel periodo in cui sbagliava troppe occasioni. L'Inter in questa fase, da Praga in poi soprattutto, ha cominciato veramente a convertire fin da subito le occasioni. A un certo punto avevamo segnato il dato, era 4 tiri, 3 in porta e 2 gol. L'Inter praticamente perfetta nei primi 20 minuti, una partita che chiaro è stata indirizzata anche, chiamiamolo, dagli episodi, però è stata brava l'Inter a innescare questi episodi. Ieri, quando analizzavamo la partita alla vigilia, studiando la partita avevamo detto questo Monaco è molto aggressivo, è molto alto, non capisco l'eventuale scelta di mettere Arnautovic come si era visto nella preparazione, nella rifinitura del giorno prima. Inzaghi sceglie la formazione titolare perché questa è la partita importantissima e la va a dominare subito, e proprio la presenza di Thuram, così intraprendente, così determinante con le sue qualità, permette all'Inter di prendere intanto un calcio di rigore, forse ne manca un altro, perché poi ci sono state almeno 3 o 4 situazioni in area di rigore subito molto, molto dubbie. E poi Thuram che provoca anche l'espulsione del laterale sinistro del Monaco al 12° minuto. Da lì l'Inter chiaramente comincia a dominare completamente la partita e Lautaro Martinez timbra la tripletta personale, sfiora anche il quarto gol. Franco ci dice che ringraziamo, gran triplete del capitano, meritatissima qualificazione diretta, su chi ci potrebbe toccare, quindi Franco abbiamo già fatto il punto e ti ringraziamo. Ringraziamo il C che dice avrei voluto che questa partita non finisse mai, siamo d'accordo, soprattutto il primo tempo è stato veramente, veramente di livello altissimo. Grazie Sickness che dice Arna porta bene con l'Atleti, entrò solo all'andata. Ha portato bene, diciamo che nel finale è stato molto generoso, non ha voluto sporcare il tabellino, visto che c'era la tripletta, la tripletta di Lautaro, non ha voluto sporcare il tabellino e lasciare la tripletta a Lautaro Martinez. Simo, la cosa che ci fa sperare è che noi a febbraio l'anno scorso eravamo arrivati con gli attaccanti scarichi, in difficoltà, e l'abbiamo pagata. Adesso sembra un Inter che invece sta uscendo dai blocchi, soprattutto negli attaccanti, ma non solo. Speriamo che sia così, perché in questo momento abbiamo un Thuram che, oddio, Thuram è da inizio stagione in realtà che sta facendo cose meravigliose, però in questo momento, anche in questa partita, l'ho ripetuto più volte in cronaca, avevo proprio l'impressione che la difesa del Monaco, i centrali del Monaco, le volte in cui Thuram stoppa la palla e si gira verso di loro e li punta, gli tremassero le gambe, veramente, cioè proprio un'impressione di la capacità di incutere timore evidente. E Lautaro, cavolo, Lautaro sta ritornando in quel momento che fino ad ora non aveva ancora avuto in stagione, ma sta rientrando in quel momento, in quei momenti che comunque in carriera ha spesso, in cui sta ricominciando a funzionare tutto. E se Lautaro è questo, io non ho paura di nessuno, cioè mi sento proprio, se fino a qualche settimana fa il tentativo era quasi di
far sì che la squadra riportasse Lautaro al suo livello, lo agevolasse, tant'è vero che in tanti si lamentavano, ma non si può giocare per fare gol a Lautaro, eccetera. Adesso Lautaro si è rimesso davanti, è ritornato a fare il leader, non solo nello spogliatoio che lo è sempre stato, ma anche in campo con le prestazioni e con i gol. E se Lautaro è questo, adesso entriamo nel momento clou con tante partite, questa era una di quelle, poi c'è il derby. Io sono felicissimo, cioè io mi sento molto più sicuro con un Lautaro che ti trasforma in oro, non dico tutto ciò che tocca, ma la gran parte di ciò che tocca, ecco. No, assolutamente, anche perché poi diciamo sempre andare subito in vantaggio poi ti ha permesso oggi di sprecare poche energie. Cioè oggi il Milan penso abbia speso molto di più, visto che si parlava in vista del derby, le scelte di Inzaghi perché tutti i titolari, domenica c'è il derby. L'Inter va in vantaggio subito col Monaco in 10, già al 20° hai scalato la marcia e hai mandato la partita col pilota automatico. Ti sei permesso nel secondo tempo di fare tutti i cambi e non a caso i primi cambi di Inzaghi sono stati proprio Thuram, Barella e Bastoni a gestire queste energie e poi hai completato il giro facendo entrare anche un De Pieri giovanissimo della primavera che si è fatto vedere subito molto reattivo e molto interessante. E io, Simo, su questa partita, tra l'altro, mi porto dietro anche una grande prestazione di Barella, assolutamente. Molto su Thuram, ragazzi, io mi sono sbilanciato, Simo. Ho fatto quel paragone che l'altra volta l'ho tenuto dentro, oggi ho detto, devo dirlo. In alcune cose, a un certo punto, mi è sembrato di rivedere con le dovute proporzioni qualche segnale di Ronaldo R9 dei tempi d'oro si sono rivisti. Io per essere un filino meno Blasfemo. pretenzioso ho citato Eto'o, ma non che si citi uno che insomma, ripeto, c'ha una bacheca che ti riempie 3 tavoli per tutti i titoli che ha vinto. Però no, a parte gli scherzi, allora fare questi paragoni è sempre difficile perché poi c'è anche, al di là di Ronaldo che è stato un alieno, ma in generale quando vai a citare giocatori del passato c'è anche una sorta di come dire, di importanza che di per sé ha il giocatore del passato tendenzialmente. Però se andiamo a vedere quello che sta facendo Thuram oggi è impressionante. L'unica cosa che gli manca forse è che in certi momenti, un po' perché l'Inter stessa frena, un po' perché lui forse si sente talmente superiore e allora comincia a essere un filino lezioso, magari sotto porta tira meno, però a livello di condizione, di quello che ci sta dimostrando di saper fare su questo campo, secondo me in questo momento è il giocatore più forte della Serie A, ma per distacco. Sì. E non ripeto, io lo ripeterò sempre, non avrei mai pensato che in 2 anni potesse partire dal punto in cui era e arrivare al punto in cui è oggi, e chissà cosa ci riserva il futuro. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Io, Simo, chiudo. Abbiamo recuperato il tabellone. Quindi, sì, può capitare Juventus-Milan al playoff, quindi può capitare, dipende da come sarà il sorteggio, potrebbe essere Juve-PSV Eindhoven o Milan-Feyenoord, quindi bisogna vedere. Diciamo che l'Inter, quindi, a meno di clamorose sorprese, vabbè, dovrebbe affrontare una di queste, come abbiamo detto, Juve, Feyenoord, PSV Eindhoven o Milan, dipenderà poi da sorteggi, eccetera. In base ai sorteggi, se non ci sono sorprese, ci beccheremo una tra... cioè più andiamo avanti, noi facciamo finta di andare sempre avanti. Ai quarti sono Atletico Madrid, Leverkusen, Real Madrid, Bayern, Manchester City. Siamo capitati da questa Bene. parte qua. Da questa parte qua, probabilmente. Bisogna vedere gli ultimi, però ad oggi, prima ancora del primo sorteggio, abbiamo il quarto di finale si preannuncia di livello potenzialmente molto molto alto. Detto che agli spareggi una tra City, Bayern e Real Madrid sarà un big match comunque. Quindi già al playoff va fuori una tra City, Real e Bayern. E il City è rientrato per il Per il rotto rotto della della cuffia. cuffia. Sì, oggi ha vinto 3-1, però era andata pure sotto, cioè era andata veramente a 1 centimetro dall'eliminazione definitiva da questa coppa. E va bene, faremo tutti i calcoli poi nelle prossime ore, ci godiamo un'altra bella notte di Champions, è stato molto bello comunque la notte di tutte le partite insieme in questa ultima giornata. E un Inter che non fa calcoli e per me ha fatto benissimo perché l'ultima volta, la prima volta che ha fatto calcoli in questa Champions ha perso contro il Bayer Leverkusen e si porta a casa una vittoria, ancora una volta clean sheet senza subire gol. Chiudiamo questo girone di Champions con un solo gol subito. Direi che il salto in avanti che ha fatto questa Inter di Inzaghi in Champions League negli ultimi anni è veramente una roba clamorosa, assolutamente.
Simo, chiudiamo questa clip. Mi raccomando, clic sul tasto iscriviti e vi aspettiamo nel club di Passione Inter. Link in descrizione per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo.